L'entroterra delle capitali Khorsabad e Ninive, nelle moderne province di Douk e Ninawa, era il granaio, il cosiddetto granaio dell'impero. La campagna assira, proprio qua nel cuore dell'impero, era caratterizzata dalla presenza di numerosissimi villaggi e fattorie che andavano a sfruttare proprio in maniera capillare i terreni agricoli. Infatti era fondamentale l'affidabilità della produttività agricola di questa regione per sostenere proprio lo sviluppo di queste antiche metropoli. Per questo motivo, sebbene in quest'area fosse possibile praticare un'agricoltura di tipo seccagno, i sovrani assiri decisero invece di costruire monumentali sistemi irrigui proprio per irrigare le campagne e migliorare, potenziare la resa agricola di questa regione. In particolare, il sovrano assiro Sennacherib decise di costruire un monumentale sistema di irrigazione che si ramificava per oltre 340 km dall'area degli Zagros, i piedi degli Zagros, fino alla sua capitale Ninive, con il doppio obiettivo di irrigare le campagne e portare acqua alla sua città. Questo monumentale sistema di irrigazione era anche celebrato da tutta una serie di monumenti, tra cui rilievi rupestri e iscrizioni cuneiformi, che in qualche maniera segnavano particolari punti del paesaggio fondamentali non soltanto dal punto di vista simbolico, ma poi anche di propaganda. Tra questi possiamo ricordare per esempio il sito archeologico di Kinnis, che comprende tutta una serie di monumenti tra iscrizioni, rilievi rupestri, statue colossali, che celebravano proprio il punto in cui il cosiddetto canale di Sennacherib deviava l'acqua del Gomel e la portava verso Ninive. Poco più a valle, a Gerwan, 400.000 blocchi di calcare invece formavano il primo acquedotto della storia, l'acquedotto di Gerwan. Lungo quasi 300 metri e alto 9, era anch'esso decorato da un'iscrizione monumentale che celebrava proprio Sennacherib e la sua opera.